orologi che visivamente sembrano gli stessi, ma che in realtà, oltre all'estetica del quadrante, hanno molte cose in comune. Dopo aver confrontato in questa rubrica il nuovo Speedmaster Canopus Gold con lo Speedmaster 57, oggi parliamo dell'Omega Railmaster e dell'Eberhard Shantigraph. Ma come al solito, subito dopo la sigla. Iniziamo. Omega, come tante maison, ha collaborato con le ferrovie. Giusto per nominarne una, mi viene in mente la Perseo con le ferrovie dello Stato italiano. Un detto dice: sei puntuale come un orologio svizzero, ma oltre agli orologi, in Svizzera sono puntuali anche i treni, e ve lo posso dire per esperienza personale. Quindi chi, se non Omega, alla fine del 1800 poteva collaborare con le ferrovie svizzere? Infatti dal 1895 Omega forniva alle aziende ferroviarie degli orologi da tasca. Ma nel 1957, siamo in un periodo in cui vanno di moda gli orologi da polso piuttosto che quelli da tasca, l'Omega presenta il Railmaster. Questo è stato il primo orologio progettato appositamente per coloro che lavoravano presso le ferrovie, quindi gli scienziati, gli elettricisti e i tecnici, che quindi erano a stretto contatto con forti correnti elettriche. Quindi Omega decise di dotare questi strumenti, perché all'epoca si parlava appunto di strumenti, di una doppia cassa che serviva a proteggere il movimento dagli effetti negativi causati dai campi magnetici, fino ad un'intensità di 1000 Gauss, quando invece gli altri orologi antimagnetici del periodo offrivano una protezione a circa 60 Gauss. Di questo modello è stata presentata una nuova versione nel 2003 che montava un movimento coassiale, ma che dopo alcuni anni non venne più prodotta. Fino al 2017, quando per celebrare i 60 anni dall'uscita di questo modello fu lanciato sul mercato il nuovo Railmaster. Questa edizione, come ci stanno abituando tante case orologiere, si ispira tanto al passato, quindi nell'estetica del quadrante, della cassa e anche del bracciale. Lo stile delle sfere e degli indici riprende molto gli orologi delle stazioni svizzere. Infatti, la sfera dei secondi va a finire quasi sopra gli indici, con la tipica forma di un lecca-lecca, dette per l'appunto lollipop. Tutto ispirato al passato, ma con ovviamente delle modernizzazioni. Infatti, gli indici e le sfere sono riempiti di superluminova che hanno un effetto patina, ma che la notte sprigionano una gran luce. Il nuovo calibro Master Chronometer 8806 è addirittura 15 volte più resistente ai campi elettrici rispetto all'originale, infatti è resistente fino a 15.000 Gauss ed è certificato METAS. La cassa è da 40 mm in acciaio spazzolato con il fondello caratterizzato dal design brevettato Naiad Lock che allinea le parole del fondello e l'ippocampo alla corona Adore 3. È presente a catalogo in 4 versioni differenti, una con quadrante denim, quindi sembra quasi essere un jeans, disponibile sia con bracciale in acciaio che con cinturino in denim. Una versione con quadrante grigio, con finitura spazzolata verticale, e anche questa con bracciale in acciaio o con cinturino nato in pelle. Poi una versione con quadrante nero più classica che riprende la versione originale, ma anch'essa spazzolato verticalmente, è disponibile sia con bracciale che con cinturino. Per questi modelli il prezzo è di 5.500 euro per i braccialati, invece 5.200 per i modelli con cinturino. L'ultima versione, invece, è quella per il 60° anniversario, appartenente alla collezione Trilogy 1957. Questa versione ha una cassa da 38 mm, il movimento è sempre l'8806, ma questa è una limited edition, presente in solo 3.557 pezzi, che ha un'anima più vintage, come i due fratelli appartenenti alla collezione Trilogy, il Seamaster 300 e lo Speedmaster 57, di cui abbiamo già parlato in un altro video. Un orologio a mio parere fantastico, oltre che tecnicamente anche esteticamente, e le versioni a catalogo in realtà si trovano a qualcosa in meno rispetto al prezzo di listino. Siamo sotto i 4.000 euro. Invece per le versioni Trilogy, sicuramente più difficili da trovare, sono richiesti circa 5.500 euro, rimanendo comunque al di sotto del prezzo di listino che è di 7.300 euro. Invece, se siete interessati alle versioni vintage, i prezzi vanno dai 15.000 euro in su, come al solito tenendo in considerazione la coevità e le condizioni degli stessi orologi. Ad un prezzo ben più economico, con caratteristiche simili, abbiamo due stesse anime, stesso romanticismo, c'è lo Shantigraph di Eberhard. Di Eberhard ne ha parlato Alessandro recentemente in un video che trovate in descrizione. Un'azienda italiana che sta guardando al suo passato per rialzarsi, dopo essere passata per un po' forse troppo inosservata.
Ormai è di uso comune recuperare i pezzi che hanno fatto la storia del proprio marco proponendoli in chiave moderna, per dare più spazio ad alcune referenze ormai vintage. Come abbiamo detto prima, Omega in questo è maestra, ma anche Eberhard non scherza. Ultimamente ha presentato il Contograph e lo Scafograph, sono per l'appunto riedizioni di vecchi modelli, e lo Scientigraph, di cui parleremo oggi. La Eberhard è riuscita nell'intento di rialzarsi anche con la presentazione dello Scientigraph, infatti io in primis che conoscevo solo i pezzi più famosi della casa di Chaux-de-Fonds, una volta visto lo Scientigraph e dopo esserne stato colpito ho approfondito la storia e sono riuscito a scoprire modelli che non avevo mai visto prima, come appunto il Contograph e il Tazio Nuvolari. Nel 1961 Eberhard ha presentato lo Scientigraph, dotato di una gabbia di Faraday, ossia una protezione al movimento in ferro dolce per evitare che i campi magnetici andassero ad intaccare la precisione dei movimenti. Quindi un orologio come il Railmaster strumento, perché appunto come dice il nome stesso poteva essere utilizzato da scienziati o da ingegneri, comunque da chi aveva a che fare con i campi elettrici. Oggi la versione aggiornata di questo modello non ha delle caratteristiche troppo diverse dal modello originale. Infatti l'antimagneticità non ha raggiunto i risultati incredibili di Omega e di Tudor, anche se comunque è difficile che un orologio può incontrare campi magnetici superiori ai 15.000 Gauss. A livello estetico l'orologio risulta essere molto simile all'originale, con due varianti, entrambi con quadranti nero opaco, ma una versione con indici con pasta luminescente arancione e una stile vintage. Presenti sia con bracciale satinato e finiture lucide e chiusure deployant, che con cinturino nero in cuoio idrorepellente e inserto grigio in cordura per la versione con gli indici stile vintage. Invece per le versioni che hanno gli indici arancioni, il cinturino è nero con le cuciture arancioni. Una cassa da 41 mm è impermeabile fino a 100 metri, invece il movimento è un SV300 meccanico a carica automatica con riserva di carica di 42 ore, fornito di dispositivo anti-urto Incablock. Parlando di prezzi, questo Scientigraph si trova a 2.180 euro per la versione con cinturino, invece 2.670 euro per quella braccialata. I prezzi di listino sono sicuramente un punto a favore di questo Scientigraph, che addirittura sul mercato grigio si possono trovare anche a 2.100 euro per le versioni braccialate. Certo, le caratteristiche tecniche sono diverse rispetto al Railmaster, anche se ovviamente rimangono due ottimi orologi, ma a livello estetico sono davvero molto simili. Sarà per gli indici 3, 6, 9 e 12, o per questo effetto vintage dato con le paste luminescenti, o per le sfere, soprattutto per le lollipop. L'unica nota negativa di entrambi gli orologi può essere che sono entrambi delle riedizioni, dei veri e propri heritage o anche detti vintage. Secondo me sono molto affascinanti e hanno un loro senso. Quali sceglierei? Beh, questa è una decisione difficile. Penso che il vero fattore che sposterebbe l'ago della bilancia da una parte o dall'altra sarebbe il budget, ma si tratterebbe lo stesso di una scelta difficile. Credo però che sono due orologi che possano coesistere in una collezione, soprattutto in quelle collezioni di tool watch, quindi di orologi strumento, magari di un appassionato di scienza o di fisica, affiancandoli a un bel JVC Ingenieur e a un Rolex Milgauss. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questi due orologi meravigliosi e così tanto romantici. Come al solito ne parliamo insieme nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale se gli argomenti che trattiamo sono di vostro gradimento. Vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata e ci rivediamo in un prossimo video qui su Top.